Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi vi volevo far vedere una ricettina semplicissima, però molto appetitosa. Filetti di vitella con salsa al gorgonzola e noci aromatizzate al pepe, sì, scusate, al sale nero. Allora, scusate. Un pochino di latte scremato, più o meno mezza tazza, anche meno, che questa è piccolina, 100 grammi circa di gorgonzola dolce, 3 filetti di vitello, una manciata di noci fresche che potete trovare anche nelle bustine, comunque devono essere noci, ecco, e del sale nero. Allora, adesso ci trasferiamo sui fornelli e vi faccio vedere il procedimento. A dopo. Allora, eccoci qua. Ho messo una padella a scaldare sul fuoco alto, fiamma alta, e ho aggiunto le noci spezzettate e il sale nero. Quanto ne hai messo di sale nero? Ma un paio di Grattate, insomma. di grattate, insomma, di questo, un paio di girate, che può essere un pizzico, insomma, poi alla fine le faccio tostare un po'. E nel frattempo metto un goccino di latte nell'altra padellina, scusate, e aggiungo il gorgonzola. Bene, state attenti a non far bruciare le noci, perché sennò ricominciare da capo e buttare tutto, eh? Ok, dall'odore direi che sono pronte. Spengo il fornello. Nel frattempo faccio la cremina al gorgonzola. Mano a mano mettete un pezzetto per volta e lo fate sciogliere. Andate avanti così fino a che non finite il latte e il gorgonzola. Non serve che aggiungete aromi, perché il gorgonzola è comunque un formaggio bello saporito, e non serve neanche che aggiungete il sale per lo stesso identico motivo. Mano a mano col calore si scioglierà tutto. Ecco qui. Ops, schizzato. E adesso lo lasciamo qui, girandolo ogni tanto fino a che il latte non si asciughi un po'. Insomma, deve essere una crema, non deve essere così liquida, ok? Nel frattempo tolgo le noci. I miei pentolini, tegamini, piccini, troppo carini, scomodi da morire. E le rimettiamo dopo queste? Esattamente. E lasciamo un po' di bricioline, perché adesso andrò a far arroventare di nuovo la padella e metteremo i filetti
a breve. Intanto mi raccomando, non dimenticatevi di mescolare la cremina, è importante. Oh, se volete potete aggiungere del pepe bianco, non vi dico nero perché è troppo forte, però in realtà non ce n'è bisogno. Già saporito così. Esatto. Non so. Mettiamo i filetti. Non vi dico della cottura perché la cottura è soggettiva, ma questi andrebbero, come dicono a Roma, una girata e una voltata, perché insomma poi diventano stoffacciosi e il filetto è buono proprio perché è tenero, no? A me non piace la carne cruda, però in realtà andrebbe mangiato quasi così. Diciamo una media cottura, via. Lasciamo rosolare bene da un lato. Nel frattempo mettiamo una girata di sale nero anche con i filetti. E continuiamo con la cremina. Già si sta avanzando. Sì. Piano piano. Questo è la giusta rotolatura. Li lasciamo rosolare così anche dall'altro lato. Non appena sono fatti andremo ad impiattare. Avete visto? Cioè, ci vuole pochissimo, vi ho fatto vedere tutto in diretta. Non c'è una grande preparazione, è tutta una questione di cotture e di accostamento di ingredienti. Ancora un paio di minuti e questo è fatto. Anche questo deve rosolare ancora. No. Questo sì, questo sì, questo è birichino e non ne vuole sapere ancora. Ok, sì, adesso è pronto, decisamente pronto. A questo punto cambio fornello in maniera di accelerare un pochino i tempi, perché col piccolino ci vuole di più, sapete tutti, non è un segreto. Così raggiungo in fretta la consistenza e vi faccio vedere tutto in diretta. Ecco qua, questa è la consistenza giusta, ve lo faccio vedere col cucchiaino. Liquida, però abbastanza densa. La mettiamo direttamente con il padellino così, esattamente. Mettiamo le nostre noci
Che spettacolo. Grazie amore. E ora mi toccherà. Assaggiarlo, esattamente. Il piatto è pronto. Buon appetito a tutti. Ciao ciao!